Ciao e benvenuti. Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri. E con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora, iniziamo con la storia. Mi chiamo Larry e oggi sono un chirurgo in pensione di 75 anni. Sono nato nel 1948 a Selma, Alabama, da un pilota dell'aeronautica e un'infermiera assegnati alla base aerea di Craig. Mio padre ha trascorso quasi 18 mesi a volare nella guerra di Corea e poi è tornato negli Stati Uniti, passando il resto degli anni 50 a volare da diverse basi del Comando Aereo Tattico. Quando avevo 13 anni, mio padre è stato trasferito in Inghilterra, dove siamo rimasti per quasi 4 anni. Mi sono diplomato al liceo mentre vivevo in Inghilterra e ho fatto domanda ed sono stato accettato alla Duke University per il mio pre-med. Mi sono laureato alla Duke University, ma ho deciso che non potevo più permettermi di continuare il programma medico. Ricordo di aver parlato con mio padre, allora assegnato alla base aerea di Shaw, di prendere un anno di pausa per lavorare. Papà rifiutò categoricamente di sentire parlare di una pausa, quindi, dopo alcune ricerche, decidemmo che la mia migliore opzione era fare domanda per una scuola medica più piccola e meno costosa. 4 anni dopo mi sono laureato vicino alla cima della mia classe in quella scuola di medicina. Fin dai primi giorni sapevo di voler essere un chirurgo. Sono stato accettato da un grande ospedale e ho iniziato la mia formazione. La vita all'inizio degli anni 70 non era facile. Lavoravo dalle 12 alle 14 ore al giorno, sopravvivendo a base di caffè e brevi pisolini. Tuttavia, ne è valsa la pena. Diversi anni dopo, decisi di rimanere e praticare nella stessa città. Non ho mai abbandonato la mia passione per la musica e, quando possibile, alcuni amici ed io suonavamo ai balli di fine anno. Suonavo la batteria. Non molto dopo aver iniziato la mia attività privata, incontrai Marta. Marta, all'epoca, aveva 8 anni meno di me e amarla era così facile. Era facile parlare con lei e, dopo alcuni mesi, le chiesi di sposarmi e lei accettò. Trasferimmo le sue cose nel mio appartamento e iniziammo la vita coniugale. A volte, quando ero con i miei amici a suonare, lei era lì. Poi un giorno, uno dei miei amici e io fummo invitati a suonare in un posto a circa un'ora di distanza dalla città. Marta non voleva venire, quindi organizzai di prendere 2 giorni liberi e partire il giorno successivo. Marta stava facendo un favore ai nostri vicini e andò in un negozio di liquori. Mentre era dentro, il negozio fu rapinato. Ci furono degli spari e nel fuoco incrociato Marta fu colpita e uccisa. Un vice sceriffo ci trovò e mi informò. Corsi subito in ospedale e mi fu permesso di riconoscere Marta. Non dimenticherò mai quella immagine. Dovetti anche fare una telefonata per informare i suoi genitori. Vivevano in Florida e ci sarebbe voluto un po' prima che arrivassero. Anche i miei genitori erano in viaggio. Smisi di funzionare, ero troppo intorpidito per piangere. Mia sorella fu il primo membro della famiglia a trovarmi. Più tardi scoprii anche di essere sotto sorveglianza suicida. Lentamente, col tempo, iniziai a riprendermi dallo shock. Suppongo di essere passato attraverso tutte le fasi del dolore. Scoprii anche più tardi che il proiettile trovato in Marta proveniva dall'arma del direttore del negozio. Il rapinatore prese circa 10 anni per la rapina. Mentre mi riprendevo, trovai anche difficile vivere nella stessa città piena di ricordi di Marta, arrivando a detestare quella città. Così feci domanda e fui accettato per un fellowship in Germania, lavorando con uno dei migliori chirurghi traumatologici del mondo. Poiché avevo frequentato alcuni corsi di lingua tedesca al liceo, riuscii a parlare abbastanza tedesco per cavarmela. Fu qui che incontrai Laura, figlia di una coppia americana che lavorava per il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nella Germania Ovest. Ci piacemmo subito e ci sposammo. Al momento del nostro matrimonio avevo terminato il mio fellowship e tornai in un grande ospedale nel Midwest con un centro traumatologico di livello 1. Nei successivi 10 anni nacquero tutti e 3 i miei figli.
Mio padre si ritirò e i miei genitori tornarono in Georgia. Ammetto di non essere stato un marito perfetto. Anche Marta si lamentava che non ero mai a casa abbastanza. Dopo la sua morte non tornai più a suonare musica. Laura era una mamma casalinga. Io guadagnavo bene, vivevamo in una bella casa e alla mia famiglia non mancava nulla, mi assicuravo di questo. Dopo il nostro 11° anniversario di matrimonio, cominciai a sentire che qualcosa non andava. A quel tempo i genitori di Laura avevano lasciato la Germania e erano tornati negli Stati Uniti. Mia figlia, che aveva circa 10 anni, mi disse: «Papà, mamma passa molto tempo fuori casa quando non ci sei». Nel mio campo, molti medici e infermieri tradiscono. Questo tradimento è così diffuso che viene accettato. Questo mise in allarme anche me. Così, durante il mio prossimo periodo libero, dissi a Laura che avevo bisogno che venisse a pranzare con me. Preparammo il pranzo, andammo in un parco e mangiammo. Lì guardai Laura e le dissi quello che nostra figlia mi aveva detto. Laura stava per rispondere quando la interruppi. «Zitta, stavo parlando. Se stai tradendo, ti divorzierò e prenderò i bambini». Avvertii Laura che avrei assunto un investigatore privato. Le sarei stato d'occhio, monitorando i chilometri della sua auto. Laura non sembrava a suo agio. Le dissi che capivo che essere mia moglie non era facile, ma le feci anche capire chiaramente che ero un medico quando ci siamo sposati. Lei sapeva a cosa stava andando incontro. Poi le dissi che se si fosse scagliata contro nostra figlia per avermi detto queste cose, non sarebbe finita bene per lei. La mia dichiarazione su assunzione dell'investigatore privato era al momento un bluff. Mentre tornavamo alla macchina, avevo la sensazione che quel giorno fosse l'inizio della fine del mio matrimonio. Avevo ragione. Il giorno successivo portai l'auto di Laura a fare la manutenzione e a cambiare gli pneumatici. Durante il processo lasciai cadere qualcosa sotto il sedile del guidatore e quando lo alzai trovai una scatola di fiammiferi di un club della città. Decisi di ispezionare l'auto e quel giorno, quando aprii il bagagliaio, vidi una borsa con un costume da bagno, un asciugamano e un paio di mutandine. Quando tornai a casa, chiesi a Laura della scatola di fiammiferi e della borsa. Lei non fuma e, anche se non vidi cenere nel posacenere, mi chiedevo come quella scatola di fiammiferi fosse finita nell'auto di mia moglie. Laura si arrabbiò, andò in camera da letto e mi chiese di andarmene. A quel punto, tutti e 3 i miei figli piangevano, così uscii e baciai i miei figli mentre uscivo. Assunsi anche l'investigatore privato. Passò un po' di tempo prima che l'investigatore privato mi contattasse. Nel frattempo, Laura mi chiese di tornare a casa. Tornai, ma non dormivo più nello stesso letto. Questo investigatore privato passò quasi 30 ore nelle ultime settimane a seguire Laura e mi fornì delle foto di lei che entrava in diversi hotel con lo stesso uomo, che l'investigatore identificò più tardi come il proprietario di un negozio di articoli sportivi nella città vicina. Il mio stato attuale non permette l'adulterio come motivo di divorzio, ma comunque andai su tutte le furie. Più tardi scoprii che l'AP, partner extraconiugale, di lei era sposato. Contattai sua moglie, che, come scoprii, aveva presentato istanza di divorzio prima di me. Quando presentai domanda di divorzio, mi trasferii in un piccolo appartamento a pochi passi dall'ospedale. Prima che Laura fosse informata e dopo che l'Appi era stato informato, Laura si presentò al mio appartamento. Mi disse che le dispiaceva, che non significava nulla, chiedendo dei bambini e dei nostri genitori. Laura provò a baciarmi. Non sono un uomo religioso, ma quel giorno mi ricordò un proverbio che dice: «Come un cane torna al suo vomito, così uno stolto ripete la sua follia». Ripetei questo a Laura e le dissi che eravamo finiti e che doveva aspettarsi di essere servita presto. Laura si infuriò e disse che mi avrebbe preso tutto. Mentre se ne andava, sapevo che sarebbe stato così. Quando parlai con il mio avvocato più tardi, lui confermò questo, ma disse anche qualcosa che mi diede speranza. Se avessi dato a Laura abbastanza corda, si sarebbe impiccata da sola. Anche se fui io a presentare domanda, non andai bene all'udienza. Persi la casa e la custodia dei figli, ma mi fu concesso un ampio diritto di visita. Ciò che mi preoccupava, tuttavia, era il sostegno a vita per Laura. Fondamentalmente, il giudice le diede una scelta: sostegno a vita o la casa. Non poteva avere entrambi.
Scelse la casa e io dovetti pagarle il sostegno per 5 anni. Dovevo anche pagare gli alimenti e fornire l'assicurazione sanitaria per Laura e i bambini. Potevo eliminare Laura dopo 5 anni. Il giudice sembrava un po' infastidito dal fatto che non stessi cercando di riparare il matrimonio. Così mi trovai a essere un padre divorziato di 45 anni. Non fu facile, ma quei 5 anni passarono velocemente. A quel punto mia figlia maggiore voleva vivere con me, litigava continuamente con sua madre. Mi ero trasferito da quel piccolo appartamento a uno più grande alcuni anni prima. Quando ne parlai con Laura, scoppiò. Disse che avrebbe parlato con il suo avvocato. E così feci anche io. Lui presentò una richiesta per un'udienza sulla custodia dei figli. A quel punto, il giudice originale si era ritirato ed era stato sostituito da una giudice molto più giovane. Nel mio stato, un bambino della sua età può influenzare le decisioni sulla custodia. Mia figlia entrò da sola nello studio del giudice. Quando il giudice uscì, guardava Laura con un'espressione di puro disprezzo. Dal momento che l'udienza riguardava mia figlia maggiore, gli altri 2 bambini non erano presenti in aula quel giorno. Il giudice disse a Laura che avrebbe preso una decisione solo dopo aver parlato con tutti e 3 i bambini da sola. Nel frattempo, potevo tenere mia figlia con me. Aggiungo che, a quel tempo, avevo smesso di fare il chirurgo traumatologo e lavoravo come chirurgo generale, quindi ero a casa quasi tutte le sere. Dopo l'udienza, Laura, fuori in corridoio, iniziò ad insultare ad alta voce il giudice, definendola un'idiota. La sicurezza le chiese di calmarsi, ma lei iniziò a inveire anche contro di loro. Per farla breve, Laura finì in prigione per quasi 2 giorni, dopo che lo stesso giudice l'aveva dichiarata colpevole di oltraggio al tribunale e di comportamento scorretto. Quando uscimmo, chiesi al mio avvocato se potevo ottenere la custodia degli altri 2 bambini, visto che Laura era stata arrestata. Lui disse di sì, di andare a prenderli, assicurandomi di non entrare in casa. Circa una settimana dopo, il giudice prese la sua decisione. Mi affidò la custodia di tutti e 3 i miei figli, perché avevano raccontato al giudice tutto su loro madre, su come bevesse fino ad addormentarsi. Il giudice apportò anche un'altra modifica importante al divorzio originale. Di fatto ero stato costretto a cedere la casa a Laura, ma ancora dovevo pagarne le rate. Laura C. viveva alle mie spese, anche dopo i 5 anni passati. Dopo avermi affidato la custodia, il giudice mi concesse anche la casa. Dovetti riscattare la parte di Laura. Il giudice disse di dispiacersi di doverlo fare, ma la legge statale era chiara. Entrambi ottenemmo il 50%. Per me fu semplice. Rifinanziai la casa e diedi a Laura la metà. Ero completamente libero da Laura. Nei successivi 30 anni ho visto crescere tutti e 3 i miei figli, tutti sposati. Mia figlia maggiore è sposata con uno dei giovani chirurghi che lavora nella mia clinica. Mio figlio è dentista e mia figlia minore è sposata con un ingegnere. Oggi passano pochi giorni in cui non gioco con i miei nipoti. Circa 2 anni fa, tutti e 3 i miei figli ed io siamo tornati al luogo dove è sepolta Marta. Camminare in quella città oggi non è più difficile come una volta. Da quando Laura ha perso i suoi figli, si è sposata e divorziata altre 2 volte. Attualmente vive ancora vicino a me. Tutti e 3 i miei figli cercano di essere civili con loro madre. Poi Laura inizia a parlare male di me e, di solito, i bambini se ne vanno. Laura vive in un piccolo appartamento con un solo letto e ha un uccello. Dovrei anche raccontare la storia della moglie dell'AP di Laura. Oggi vive con me. No, non è stato per vendetta. Durante quei giorni bui l'ho contattata perché pensavo dovesse saperlo. Lei ha ottenuto metà di quell'attività e oggi la gestisce. Il suo ex è morto alcuni anni fa. Un giorno, non molto tempo fa, stavo parlando con mia figlia maggiore. Era con sua madre, cercando di essere gentile, quando io e Jerry Chey avvicinammo senza vederli. Mia figlia mi disse che sua madre iniziò a piangere dopo pochi minuti e le fece promettere di non tradire mai suo marito. Sembra che il mio avvocato avesse ragione. Sono stato gentile, ho preso le mie botte e ne sono uscito un uomo migliore. Laura no. Mia figlia disse che le chiese a sua madre se sarebbe tornata da me e si sarebbe comportata bene questa volta.
Mia figlia disse che sua madre iniziò a piangere di nuovo e rispose di sì. In un attimo, poi raccontò a nostra figlia quanto desiderasse essere mia moglie negli ultimi 30 anni. Mia figlia sarà nonna quest'estate. A 75 anni so di avere più giorni alle spalle che davanti a me, ma per quanto tempo mi resta ho intenzione di vivere ogni giorno come viene. Jerry e io non ci sposeremo mai. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima!